Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi provo a mettere qui il microfono, ditemi voi come si sente. Comunque, la settimana scorsa volevo andare al mare, ma lungo la strada ho scoperto due cose. Infatti mi hanno fermato, ho scoperto che avevo la patente scaduta, hanno ritirato la patente, mi hanno fatto il foglio per arrivare fino a casa, ho girato il furgone e sono tornato a casa. Nel mentre ho scoperto che avevo una perdita d'acqua anche. Poi sono andato a esaminare e ho visto che cos'era successo. Per cui oggi sostituiamo la pompa dell'acqua ad arranco, e magari anche voi avete un Bedford o comunque una motorizzazione simile o lo stesso motore su un altro veicolo, e così scoprite come si fa a sostituire la pompa. È stata una ricerca abbastanza lunga, però comunque ce l'ho fatta. Premetto, io ho un'usanza di cambiare sempre quando prendo un veicolo nuovo distribuzione e pompa dell'acqua, no? In qualunque caso, perché non voglio avere questi problemi qua. In questo caso non l'ho fatto perché la pompa dell'acqua all'esterno risultava abbastanza buona e invece no. Comunque a distanza di 2 anni di quando l'ho preso ho avuto questo inconveniente che adesso vi farò vedere cosa è successo, un problema da non sottovalutare. Poi se volete lasciare un commento anche sulle vostre esperienze con le pompe dell'acqua, tanto i messaggi li leggo tutti, sono sempre pochi, per cui li leggo tutti. Adesso ci sarà da smontare le mascherine dei fari, la griglia anteriore, il radiatore con il convogliatore, la ventola e poi alla fine la pompa. Adesso farò molto veloce. Via. Convogliatore, via il cofano. Bene, adesso vi faccio vedere cosa è successo. Praticamente è marcito qua l'alluminio di cui è fatto questa pompa qua, che adesso andremo a sostituire. Praticamente il tubo era qua, no? E io poco dopo che mi hanno fermato ho visto delle goccioline, poi al primo parcheggio tornando indietro siamo fermati a fare da mangiare e ho smanettato un attimo, mi è rimasto in mano questo. Per fortuna sono riuscito a fissarlo su questo piccolo lembo e allora siamo riusciti ad arrivare fino a casa, ci siamo fatti 250 km piano ma senza nessun tipo di problema. Per cui ragazzi, anche se sembra buona una pompa, non è detto che sia una buona pompa. Allora adesso smontiamo la ventola, che strana sta ventola. Comunque smontiamo la ventola, poi la pompa. Ovviamente bisognerà mollare le cinghie varie ed eventuali. Questa cinghia qui va alla pompa del vuoto per il servofreno, invece questa cinghia da qua sotto è quella che fa girare proprio la pompa, per cui niente di complicato. Dovrei avercele anche nuove. Allora ci mettiamo un pochino di svitolo in tutte le viti da sbullonare, posiamo un crichetto piccola, quella media, no, ora prendiamo quella grande, yes, eccola fatto. Bene, poi tiriamo via le viti della ventola, tiriamo via qualche fascetta, facciamo uscire gli ultimi rimasugli di acqua e basta, che a forza di mettere durante il viaggio praticamente era solamente acqua. E ancora svitolo in tutte le viti della pompa. Poi proviamo, non va. Allora intanto che agisce lo svitolo sbullono qualcos'altro. Adesso togliamo le viti, funziona. Questa è dura, maledizione, si è rotta la vite dentro. Vabbè, ma ci pensiamo dopo. Togliamo le altre. Trick track, e in un attimo abbiamo liberato la pompa. Ovviamente le viti, quelle magari un po' indurite, visto che quella si è rotta, ho cominciato a prendere un po' martellate per sbloccarla un pochettino. Il risultato è stato ottimo, magari se lo facevo anche su quella, ma forse sì, forse no. Devo togliere anche questa puleggia per arrivare a una vite là sotto, e questa si è rotta. Bella merda. Penso che questo attrezzo qua della Parkside è una bomba. Ecco qua, questa è la pompa, ora che residui. Tutto sommato girava ancora bene, però questo è proprio dove si è spaccato tutto, marcito completamente. Bene, adesso bisogna pulire tutta quanta la zona, vediamo di fare un bel lavoretto, poi togliamo quella vite incastrata dentro. Vado su a prendere il Vangelo prima di iniziare, che lo tengo per le occasioni speciali. Fin qua è stato abbastanza facile. Adesso inghippo della vite e poi si rimonta.
tutto abbastanza bene, tirato via tutto i residui, si va a mangiare e vediamo dopo se si molla e viene via, che sarebbe ottimo. Bene, fra un attimo per voi. Eccoci qua. Allora, ho mangiato, mi sono rifocillato a mente lucida, trapanato qui, ho trapanato la vite originale, ci ho fatto il filetto dentro e adesso qui ci abiterò un filetto da 5 invece che da 6. Però insomma, visto e considerato che non voglio rovinare, assolutamente rischiare di rovinare questa parte qui, ho fatto il filetto all'interno della vite originale, così già tiene perfettamente. Ecco, rimontiamo, incominciamo con pasta sigillante, guarnizione, pompa e tutti i vari accessori. Later. Puntata tutta. Adesso qua vediamo qual è questa. Va benissimo. Adesso avviciniamo anche questa e questa. Adesso che abbiamo l'imbarazzo della scelta delle cinghie, questo va sopra. Ok, la prima cinghia messa. Poi vedere che questa. Direi di sì. Bene, adesso fisso le viti. Purtroppo non ho trovato nessuna indicazione su quanto devo tirare queste cose qui, per cui le tiro un po' meno di come le ho trovate. Bene, fissate tutte quante. Questa tiene benissimo. Ok, adesso posso finalmente rimettere su questa. Bene, adesso montiamo tutto velocemente. Adesso mettiamo un po' di fascette nuove, che qui c'è un po' di porcheria. Dunque, tac. Ok, adesso abbiamo tutte le fascette, queste qua a portata, tutte quante belle nuove. Dopo ci sarà anche questa qui nuova. Adesso faccio un'accensione per vedere che tutto sia a posto. Guardiamolo insieme. Ok, sembra aver funzionato. Rimonto tutto. A questo punto ci ho messo dentro acqua, non si dovrebbe fare, ma devo fare un attimino un test per vedere che tiene tutto quanto. Una volta fatto il test, scarico l'acqua pulita da sotto, dal rubinetto, e vai di antigelo, perché non è bello con l'acqua, non fa bene alla pompa, assolutamente no. Infatti la terrò tipo 10 km forse. Come avete visto, ho cambiato tutte le fascette, quelle più comode per adesso. Poi verrà anche la volta dei tubi nuovi. Ho già ordinato qualche tubo e vediamo se arrivano. E adesso mascherina, per cui tac. Ok ragazzi, come vedete non sto cercando di fare un corso per diventare ventriloquo, ma in realtà non avevo attivato l'audio del microfono per questa clip. Dunque, adesso mi inventerò qualcosa. Ma non so che cosa, ma mi inventerò qualcosa. Allora, abbiamo fatto questo lavoro su Arranco, devo dire che tutto sommato è stato abbastanza semplice e soprattutto Arranco ha accettato le mie smanacciate, per cui tutto a posto, fantastico. E a chi potrebbe interessare, il codice della pompa di ricambio è PA121, che praticamente è il ricambio che si può trovare correttamente tra i vari ricambisti. Insomma, comunque loro sapranno dove cercare se andate a chiedere. Dito sul cofano, mano vicino al faro, spennellata con le dita e dai. Dunque, mi raccomando. Ok, mettiamo giù questa pompetta. Dunque vi ricordo ancora una volta, se questo video vi è piaciuto, lasciare un bel like, magari condividere con qualcuno che ha bisogno di fare lo stesso identico lavoro su un motore simile. Non dimenticate di lasciare un commento, ma soprattutto se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, Arranco, è tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Che doppiaggio ragazzi!